Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi facciamo un video un pochettino diverso dal solito dove vediamo insieme il nuovo numero di La Mia Boutique, però in questo caso lo voglio vedere insieme a voi, quindi andiamo a guardare insieme tutti i modelli ma con me presente. Fatemi sapere poi nei commenti se vi piace questa modalità e se vi piacerebbe insomma che ogni mese utilizzassi questo metodo. Chi non è iscritto al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel like, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino. Sfogliamo insieme La Mia Boutique di agosto-settembre 2023. Che mi è piaciuta tantissimo, soprattutto un abito che farò immediatamente, lo voglio fare. Andiamo subito a vedere che cosa ci propone questo mese. Abbiamo una giacca bellissima, tela numero 01, taglia dalla 40 alla 46, dalla linea classica con allacciatura a doppio petto e chiusa con 2 bottoni al punto vita e collo classico con revers. Qui la vediamo, è un modello classico che è caratterizzato da finiture pregiate e dettagli ricercati. Cucitura non facile perché chiaramente essendo una giacca non è di facile realizzazione. La vediamo qui. I tessuti alternativi di questa giacca sono lo spigato, il gessato, il piede pull, il damascato, il gabardine, doppio crepe, cadì, rasatello, crepelle, trisotina e velluto rasato, ed è 2 pallini su 5 di difficoltà. Chiaramente non è molto facile. Il secondo modello che andiamo a vedere insieme è questa meraviglia. Guardate, questa maglia è meravigliosa ed è una blusa, la numero 02, e le taglie avranno dalla 40 alla 46, semplice, realizzata in leggera e candida tela di cotone. Lo scollo è arrotondato ed è guarnito da un basso volant e si chiude con una piccola goccia trattenuta da asole e bottone. Allora, questa maglia io la voglio rifare, prima di tutto perché così vediamo insieme la chiusura a goccia che troviamo dietro, nella parte del dietro, ed è molto carina anche per quanto riguarda le maniche. Vediamo, le maniche sono molto particolari. Chi mi conosce sa che io sono fissata con le maniche, fissata proprio, perché poi sono carine perché sono realizzate in pizzo sangallo, quindi veramente fantastiche. Quindi questa maglia sicuramente la voglio fare. La blusa la vediamo qui, questo è il figurino della blusa. I tessuti alternativi li leggiamo subito, sono il pizzo sangallo, leggero pizzo macramè, pizzo venezio, pizzo cluni. Tessuti alternativi sono alla leggera tela di cotone, il battista poplin, picche panama e tutti i tessuti comunque leggeri, oppure la mussola di cotone e la garza di cotone, ed è veramente molto carina. Voglio realizzarla e occhio, la voglio realizzare un pochettino più lunga, quindi vedremo anche il cartamodello come si modifica, perché è veramente molto molto carina. Pantaloni che vediamo qui, bellissimi, sono pantaloni che sono il numero 03, sono stati realizzati in pizzo sangallo che io amo, adoro il pizzo sangallo, vanno dalla taglia 40 alla 46, sono il numero 03, una cintura rimessa con cinturino in vita, quindi sono di facile realizzazione perché non dovete aggiungere nessun tipo di pernella lampo, che a molti diciamo che spaventa un po', ecco, diciamocela tutta.
stanno bene a qualsiasi tipo di fisico. Secondo me soprattutto a un fisico a clessidra, a un fisico a pera, ma anche a mela, un po' a tutti, diciamo, anche sì, un po' a tutti i fisici. Questo è il figurino. Tessuti alternativi li leggiamo subito: pizzo Sangallo, leggero pizzo macramè, pizzo Venezia, pizzo Cluny, oppure tela di cotone, di lino, battista, poplin, piqué e panama, preferibilmente con ricamo traforato, tutti abbinati alla leggera tela di cotone e al fettuccia. A me piacciono molto anche questo modello, lo possiamo fare anche in un tessuto che non sia Sangallo, per carità, non è che siamo costretti. Qui abbiamo due modelli: la maglia, la blusa e i pantaloni, anzi il crop top, che io non mi posso più permettere ovviamente, perché rimane corto. È carino perché ha questa parte di pizzo che è la caratterizza, e lo scollo a V. E poi i pantaloni, che sono il numero 05, pantaloni tagliata 38 alla 44, dalla linea morbida che stringe leggermente la caviglia, cintura in forma con passanti rimessa al punto vita. Pantaloni casual molto 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 carini, a me piacciono tantissimo. Magari eliminerei le tasche, ma per una cosa mia personale, come sempre dico, non tutti i gusti nostri sono uguali, ognuno ha i suoi gusti ed è giusto così. Figurino del crop top. I tessuti alternativi sono la garza di cotone goffrata, mussola di cotone, garza di cotone, voile di cotone, oppure tela di cotone, battista, poplin, piqué, panama, leggeri goffrati e stropicciati, tutti abbinati alla passamaneria. I pantaloni, abbiamo i tessuti alternativi, sono tela di lino, di cotone, rasatello, shantung, poplin, panama, piqué, cadì, doppio crepe, tela fluida e tecno, tutti elasticizzati. Mi raccomando, quando la rivista, in questo caso stiamo parlando di La Mia Boutique, ti dice di utilizzare dei tessuti elasticizzati, tu devi utilizzare i tessuti elasticizzati, ok? Non ci piove. Giacca numero 06, vediamo anche qui. Questa è una giacca che va dalla taglia 38 alla 44, stile kimono, interamente sfoderata e realizzata in raso operato a pannelli avorio. Ha degli spacchi laterali sui fianchi e un bordo rimesso allo scollo davanti. Questa io sono del parere che non sia un modello che è particolarmente adatto a che un fisico a mela, quindi ha la parte centrale del corpo sviluppata. È un modello che enfatizza, diciamo, le forme, quindi io lo consiglierei soprattutto a che un fisico a rettangolo, quindi non ha molto le forme ben evidenziate, e quindi rimane dritto, quindi come tipologia di appunto di fisico, e sono abbinati a dei pantaloni che vediamo subito, e sono questi qua. I pantaloni sono una cucitura facile, quindi adatta anche ai principianti se volete iniziare a cucire. Perché? Perché questi pantaloni, che sono il numero 07, che vanno dalla taglia 38 alla 44, sono di linea classica e crepe bielastico, quindi in questo caso dovete utilizzare tessuti bielastici, elastici sia in lunghezza che in larghezza, e la caratteristica che lo rende facile è appunto il fatto che abbiano la cintura arricciata, quindi non hanno bisogno di cenere lampo, che debbano essere attaccate, applicate e via dicendo, quindi è di facile realizzazione. Giacchetta, una bella giacchina che è il numero 08 e va dalla taglia 48 alla 46, sfoderata, realizzata in drill elasticizzato avorio, corta appena sotto la vita,
e quindi non adatta che un fisico per esempio a pera, perché i fisici a pera hanno bisogno di giacche più lunghe, ma adatto a chi ha un fisico a rettangolo e a un fisico a triangolo rovesciato. Anche a mela, con taglio a bretelle, allacciatura a doppio petto con 6 bottoni. È un taglio, è un classico, diciamo che è un classico questo modello. Poi abbiamo una bellissima t-shirt, che è questa qui che ti faccio vedere, molto particolare, ed è la numero 09, va dalla taglia 40 alla 46 ed è realizzata appunto in maglina bielastica. Anche qui vale lo stesso discorso, che dovete assolutamente utilizzare dei tessuti che siano bielastici sia in lunghezza che in larghezza, ed è caratterizzata da lunghe maniche, caratterizzata anche dal particolare motivo a goccia che noi abbiamo sul davanti. Possiamo vedere sul davanti, parte del dietro. Questo è il davanti e questo è il dietro. Questo è il modello. I tessuti alternativi sono jersey, vellutino e ciniglia bielastici. Arriviamo al mio amore. Io questo lo voglio assolutamente fare. Credo che farò il cartamodello proprio in questi giorni, tempo permettendo, perché qua non so da voi, ma qui ci sono 700 gradi all'ombra, e questo è un modello che io avrei voluto realizzare con il mio metodo geometrico, e invece è venuto in soccorso la mia boutique, che io adoro, grazie, perché questo modello io lo voglio assolutamente fare, ed è caratterizzato, il numero 11 prima di tutto, va dalla taglia 40 alla 46, il leggero popeline leggermente elasticizzato, ma leggermente elasticizzato, io penso che lo possa fare anche con un cotone, diciamo molto leggero. Importanti maniche che terminano appena sotto il gomito, troppo belle, arricciate al colmo, e poi scollatura quadrata e dietro, e piccole ruche allo scollo dei corpini tagliati sopra la vita e guarniti da tante impunture elastiche. Allora, questi sono il punto smock, il puntere elastico, il punto smock. Ti ho fatto vedere vari video dove ti ho fatto vedere come si fa questo tipo di punto con la macchina per cucire, quindi ti rimando ai video che ho già fatto. E poi mi piace moltissimo perché questo abito ha un volant nella parte, diciamo, dell'orlo, cosa che io proprio cercavo, proprio questo modello, non sto scherzando, veramente bellissimo. E poi abbiamo un altro modello di abito, te lo faccio vedere subito, è questo qui, è l'abito chemisier, va dalla taglia 42 alla taglia 48 ed è stato realizzato in leggero popeline elasticizzato beige, alta cintura con fibbia, realizzato nello stesso tessuto del capo. Ha il collassolino e cannoncino rimesso, chiuso d'asalo e bottoni al centro. Non è il mio modello, questo invece, a differenza dell'altro, che mi piace realizzare, comunque soprattutto che non mi piace indossare. E qua sempre il discorso dei gusti, l'altro adoro. Questo è il nostro mitico modello dell'abito con arricciature, tessuti alternativi, sono tela di lino o di cotone, battista, panama, piqué e twill, gabardine, denim. Sì, denim, bellissimo in denim, il denim è leggerissimo, una fantastico, drill, rasatello di cotone, shantung per tutti i leggeri ovviamente, cadì, doppio crepe, satin, crepe de chine e tela fluida, tutti leggermente elasticizzati. Per quanto riguarda invece l'altro abito che abbiamo visto prima, che è questo qui, tessuti alternativi sono tela di lino, di cotone, battista, panama, piqué, twill, gabardine, denim, drill, rasatello di cotone e shantung, tutti tessuti leggermente elasticizzati anche in questo caso.
e la difficoltà è 4 stelline su 5 di difficoltà. Felpa numero 13, va dalla taglia 42 alla 48, classica e semplice, realizzata in jersey garzato elasticizzato, avorio, vabbè, in questo caso, con cappuccio e coulisse a stringa regolabile ai lati del cappuccio davanti, taglio spalla scesa e dritto con polso rimesso. Questo è un modello che mi piace moltissimo, un modello classico, diciamo, di la classica felpa, diciamo, col cappuccio, che possiamo anche personalizzare in vario modo, e tra l'altro è di facile realizzazione, quindi adatto a quelle che stanno iniziando a cucire da poco. Tessuti alternativi al jersey garzato, la maglia compatta, la ciniglia, jersey felpato, pile elasticizzato, quindi anche il pile. Wow, guardiamo questa bellissimissima camicetta. La camicia è la numero 14, taglie dalla 40 alla 46, corta e dalla linea appena sagomata, collo classico e solino chiuso con asole e bottoni. Qual è la caratteristica? Le maniche bellissime con volant sovrapposte, mamma mia quanto ci piace, e arricciate che ne caratterizzano l'intero capo, assolutamente d'accordo. Che carina, mi piace moltissimo. Ecco qua una altra camicia. Questa camicetta, la numero 15, va dalla 42 alla 48, dalla linea corta e squadrata, realizzata in leggero poplin elasticizzato sabbia, collo con solino, alla cintura centrale cannoncino chiuso con asol e relativi bottoni, tasche a camicia applicabile a toppa sul davanti e maniche a giro lunghe che sfasano al fondo. Questa è una caratteristica per esperte a vedere un altro tipo di camicia, che è questa qui che vediamo qui. E per esperte, la numero 16, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in poplin di cotone elasticizzato giallo limone, con asimmetria nel fondo, più corta nel davanti e più lunga e arrotondata nel dietro, ed è caratterizzata appunto da questa apertura centrale dietro, che è molto diciamo molto profonda, quindi scopre un po' la schiena. Il facile invece di realizzazione è questa blusa qui. Questa blusa è la numero 17, va dalla taglia 38 alla 44, in doppio crepe bielastico con collo a cratere appena montato ai lati, linea quadrata a scatoletta con coulisse inserita al fondo del capo, è regolabile con braccio inserito da annodare a piacere al centro davanti. Moda fluida. Lo spolverino, che è il numero 18, taglia 42-48, sfoderato, realizzato in leggero gabardine biscotto, allacciato a doppio petto con 4 bottoni, colla a punta smussate, con lunette revers e tasche davanti sono oblique. Allora, questo è un classico modello, diciamo, che di spolverine che non dovrebbe mancare nell'armadio, tra l'altro anche di questo colore, io direi. Quindi mi piace moltissimo. Qua, eccolo qui. Come possiamo vedere, questo pantalone è il numero prima di tutto 19, dalla taglia 42 alla 48, è asimmetrico e realizzato in leggero gabardine, vita appena salita con particolare motivo e profondo piega con i lacci da annodare a fiocco sul lato sinistro. Allora, io in questo caso, per quanto sia un modello originale, molto carino, lo sconsiglio vivamente a chi ha un po' di pancetta, quindi più che altro a chi ha un fisico a mela, ed è tra l'altro una cucitura non facile perché è per esperte. La giacca è per esperte e la numero 20 va dalla taglia 42 alla taglia 48, classica, monopetto, interamente foderata, realizzata in tessuto a righe verticali, chiusa al centro davanti al punto vita da asole e bottone, collo classico con revers e tasche sul davanti. Anche questa è una
classica giacca che non dovrebbe mancare nell'armadio, abbinata, ed è per esperte, abbinata al gilet che vediamo qua. Io non amo i gilet, come potete sapere, se mi seguite tanto lo sai che a me non piacciono i gilet, ma ovviamente non sono tutti uguali ai miei gusti, grazie a Dio i gusti sono vari, ed è il numero 21, va dalla taglia 42 alla taglia 48, da uomo, è un classico da uomo, ecco, forse anche per questo che con la lacciatura centrale davanti chiusa da asole e da bottoni e punte suggenti al fondo. Poi ha 2 pistagne, quindi delle finte tasche applicate sul davanti come guarnizione e laccetti con fibbia da regolare nella parte del dietro. Altro gilet, però in questo caso questo gilet a me piace. Perché? Perché rimane bello lungo e poi sembra quasi una giacca senza maniche. Quindi eventualmente questa mi piacerebbe realizzarla con un po' di maniche tipo ruche, non proprio maniche, delle ruche che lo lo personalizzerebbero. E il numero 23, il gilet, taglia dalla 38 alla 44, realizzato in denim, infatti io adoro il denim, foderato in leggera tela di cotone a contrasto, spalla importante, accentuata dalle spalline di sostegno in spugna poste all'interno, collo classico con revers, allacciatura monopetta, 2 bottoni, mi piace veramente molto. L'unica pecca è che per esperte, vabbè, è normale, non tutto può essere facile. Per esperte anche questa bellissima gonna che vediamo qui, gonna che va dalla taglia 38 alla 44, asimmetrica, con allucciatura portafoglio chiusa da asole e bottoni. Anche in questo caso tutte queste gonne a portafoglio sono sconsigliate a chi ha un fisico abbondante a livello di come dire, di pancetta, come dicevo prima, quindi un fisico a mela, è un po' sconsigliato a mio parere, perché aumenta i volumi, cioè non è che ci vuole la scienza per capirlo ovviamente. Iniziamo con la moda taglie più. Blusa. La blusa è per esperte ed è la numero 25. Le taglie vanno dalla 46 alla 52, dalla linea ampia di strutturata a rettangolo realizzate in chiffone fantasia. E poi ha tutte queste parti che scendono, queste maniche, spacchi laterali che ricadono formando le punte asimmetriche che a me non piacciono. Vabbè, sempre questione di gusti. E poi abbiamo un pantalone che va dalla 46 alla 52, eccolo qua, numero 26. Pantalone va dalla 46 alla 52, dalla linea sportiva con finta apertura e patta impunturata sul davanti, elastico inserito nella cintura con passanti rimessa al punto vita, tasche oblique con fianchino sulla parte davanti e occhiello con il profilo solo del dietro. Sono pantaloni che stanno benissimo un po' a tutte e le taglie un po' più e che diciamo minimizzano le gambe un po' importanti. Di facile realizzazione è questa bellissima camicia che è molto classica. La camicia è facile, è la numero 27, taglia 46-52, è stata realizzata in popeline leggermente elasticizzato, verde salvia con fondo stondato davanti e dietro. Il collo è classico con solino e cannoncino centrale e ha una tasca con 2 lati inclinati. Questo non è un modello che a me piace particolarmente, però in effetti è un passepartout anche questo per l'estate, perché comunque è una camicia che possiamo indossare e possiamo anche abbinare a vari tipi di outfit, quindi in effetti è molto carina. Pantaloni numero 28, la taglia 46 alla taglia 52 e sono stati realizzati in twill diagonale a fantasia, dalla linea ampia e dritta, realizzato in un unico pezzo davanti e dietro uniti al fianco con la sola cucitura dell'interno gamba.
Le tasche sono verticali occhiello con un profilo, quello posizionato ai fianchi orizzontali, e un profilo, quello del dietro, ed è per esperte, quindi non è tanto facile da realizzare. Tessuti alternativi sono la tela di lino, il cotone, poplin, battista, panama, piqué, shantung, cadì, doppio crepe, satin, crepe de chine e tela fluida. Bermuda. I Bermuda sono il numero 29, vanno dalla taglia 46 alla taglia 52, sono stati realizzati in poplin con finta apertura e patta impunturata da uomo. Ha la cintura con passanti ed elastico inserito nella parte dell'interno e sono infatti di facile realizzazione. Sono molto molto carini, questi mi piacciono tanto perché non sono aderenti, troppo aderenti. Secondo me stanno veramente molto bene, vestono molto bene. Quasi quasi ci faccio un pensierino. Poi vi faccio vedere un abito, eccolo qua. Questo abito è per esperte il numero 30. L'abito va dalla 48 alla 54, dalla linea ampia e svasata, stile camicione, realizzato in tela grezza di lino. Ha le maniche per i fianchini del dietro e del davanti, profondo scollo a V nel davanti, senza aperture, si indossa dalla nuca. Quindi non ha cerniere lampo, tutte queste cose. Tessuti alternativi sono il poplin, cioè al poplin, tela di lino, di cotone, battista, panama, piqué, tulle, gabardine, denim, drill, rasatello di cotone e shantung, tutti leggeri. Cioè, per quanto riguarda l'abito, i tessuti alternativi sono panama, poplin, piqué pesanti, gabardine, drill, denim, rasatello di cotone e shantung. Arriviamo alla moda bimbi, che mi piace tantissimo, sapete. Per esperte abbiamo questa giacchina, guardate che carina, wow, deliziosa, ed è una giacchina per esperte, la numero 31, è mesi 3-12. Poi abbiamo il bolerino, ve lo faccio vedere, e poi i pantaloni, eccoli qua, che sono il numero 32, il bolerino va dai 9 ai 24 mesi e i pantaloni sempre dai 9 ai 24 mesi sono il numero 33. Mentre qui abbiamo la giacchina e il pantalone. La giacchina è il numero 34, mesi 3-12, in jersey garzato elasticizzato, ed è veramente molto molto carina. Poi il pantalone va dai 3 ai 12 mesi, il numero 35, ed è stato realizzato in garza di lino, tinta unita, ed è stato foderato. Comunque non credo che sia molto difficile da realizzare. Ricordo che la mia boutique la trovate nei centri commerciali, la trovate nelle edicole e potete ordinarle anche online nel sito di lamiaboutique.net. Vi lascio comunque giù tutti i link per poterlo acquistare nel caso in cui non arrivi, ma difficilmente, dal vostro giornalaio, e potete anche abbonarvi. Tra l'altro l'abbonamento è anche un qualcosa per risparmiare, che non basta mai. Come possiamo vedere, puoi abbonarti e ricevi il 30% di sconto, quindi 12 numeri, quindi annuale. Invece di 82,80 € spendete 59,50 €, credo che sia veramente molto conveniente. Mentre se volete abbonarvi a 24 numeri, quindi 2 anni, lo sconto aumenta chiaramente perché arriviamo al 35%, quindi invece di 165 spenderete 107, quindi avete tutti i numeri che vi arrivano a casa per 2 anni a 107 €, che sembrano molti detti così, però comunque non lo sono, perché comunque abbiate pazienza, avrete 24 numeri di La Mia Boutique, che ne vale assolutamente
la pena. Tra l'altro puoi abbonarti direttamente nel sito lamiaboutique.net. Io ti mando un grande bacio, ti ringrazio di aver visto il video fino adesso, fammi sapere nei commenti se ti piace questa nuova modalità. A me piace molto perché abbiamo un approccio più confidenziale, ecco, è proprio come sfogliare insieme a me tutte insieme i giornali. A me piace moltissimo come idea. Fammi sapere appunto se sei d'accordo, anche se magari il video dovrebbe durare poco di più, però magari potrei fare un video dove sfoglio solamente i modelli, dove potete vedere solo lo sfogliare i modelli senza il chiacchiericcio, senza me che parlo, senza essermi con la mia faccia davanti. Diciamo che vi dovete assorbire. Comunque iscrivetevi al canale, io vi mando un grande bacio sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao e buon cucito!